Ciao ragazzi, come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Come vedete qui sul tavolo ho la mia 350 Can-Am con cui ho corso a Cerro Maggiore. Ve l'avevo promesso, ve l'avevo anticipato che avremmo smontato la macchina per dare un'occhiata più da vicino, più nel dettaglio proprio all'interno. In questo modo potremo andare a capire come è stata configurata la meccanica e magari dare a qualcuno qualche consiglio per rendere la propria 350 Can-Am Thunder Slot ancora più veloce, perché sì, lo devo ammettere, questa vettura mi è piaciuta davvero parecchio. Il lavoro che Aldo ha fatto sulla 350 Can-Am di Thunder Slot, un po' per tutti i concorrenti, perché ricordiamolo ancora una volta, le vetture sono state sorteggiate già con la meccanica montata, è stato veramente notevole. E quindi perché no, perché non condividere un po' con tutti voi la mia esperienza, ma soprattutto il grande lavoro tecnico-meccanico che è stato fatto sulla vettura. Questo video infatti lo metteremo all'interno della playlist delle preparazioni meccaniche, quindi come sempre spostiamoci con la visione dall'alto e addentriamoci all'interno di questa splendida slot car. Questa vettura mi ha portato al sesto posto nella finale del campionato italiano Thunder Slot, quindi possiamo dire che è una vettura che va decisamente bene. Iniziamo così a vederla, ad osservarla dal suo esterno, perché chiaramente nella preparazione di una qualsiasi slot car non va soltanto vista la parte meccanica, ma va vista anche per quanto riguarda la parte di carrozzeria, o meglio come questa va ad essere accoppiata al telaio. E giriamo subito la vettura al contrario, perché una delle cose che sono state modificate sono le due viti nella parte anteriore. Adesso andremo a smontarle, vi faccio vedere perché sono state modificate, o meglio sono semplicemente state tornite in modo da riuscire a permettere al telaio di basculare nel miglior modo possibile. Questo tipo di intervento è stato fatto solo sulle due viti anteriori, mentre l'unica vite al posteriore che tiene insieme carrozzeria e telaio è stata praticamente mantenuta originale. Due viti medie come lunghezza nella parte anteriore, una vite corta nella parte posteriore. Le viti sono state messe praticamente a filo del telaio, infatti se passate un dito non si sente che queste sbordano dal telaio stesso. E attenzione, dovete proprio fare in modo che queste non sbordino, perché chiaramente potrebbero andare ad interferire con quella che è la superficie della pista. Un'altra cosa che voglio fin da subito farvi vedere è il basculamento della vettura. Allora, nella parte anteriore la vettura, come vedete, bascola per circa 1,5 mm, quasi 2. Diciamo che io ho avvitato le viti fino al fondo del loro filetto, della loro filettatura. Sono viti imperdibili, per cui hanno un'ultima parte liscia. Quella parte liscia in pratica non l'ho fatta entrare all'interno della colonnetta della carrozzeria. In questo modo il telaio è liberissimo di basculare, non ha assolutamente nessun tipo di impedimento e tutto si muove in modo più fluido. Anche nella parte posteriore il basculamento è diciamo di circa un paio di millimetri, ma qui in questo caso il basculamento, o meglio il serraggio della vite posteriore, va ad incidere anche in quello che è la tenuta. Più la si va a stringere, quindi a diminuire il basculamento tra carrozzeria e telaio, più aumenterà l'aderenza della vettura sulla pista, però conseguentemente aumenterà anche il rischio diciamo di ribaltarsi della vettura stessa. Quindi dovete trovare il giusto compromesso tra tenuta e stabilità. Per quanto riguarda il discorso del pick up, è il pick up classico, quello utilizzato per le piste in plastica. Ricordiamo che noi abbiamo corso su una pista a scale auto, per cui non c'è stata la necessità di modificarlo. Nella parte anteriore, se vedete, ci sono questi segni bianchi. Questi sono i segni di usura o comunque di raschiamento della parte anteriore della vettura sulla pista, perché le ruote di fatto non vanno a toccare la superficie della pista. Quindi mediante i due grani che sono stati inseriti anche qui nella parte sottostante del telaio è stato alzato l'assale anteriore e va proprio a sfioro rispetto alla carrozzeria della 350 Can-Am. Anche in questo caso l'assetto anteriore è diciamo una vostra scelta. Io tengo a precisare una cosa: ho lasciato la vettura così come l'ha preparata Aldo, non ho voluto intervenire su nessun componente. Mi è stata consegnata questa vettura, ho voluto provare la vettura così come mi è stata consegnata, correre con questa vettura, non ho fatto nessun tipo di modifica se non quella di mettere appunto la carrozzeria
che avevamo preparato noi qui ad Asti nella sede dei Calabroni Rossi, e anche in questo caso con l'assetto anteriore mi sono trovato bene. Forse avrei magari preferito le ruote leggermente più a contatto con la pista, perché la parte anteriore che andava chiaramente a raschiare contro il fondo della scale auto in alcuni momenti mi ha dato, non diciamo fastidio, però mi preoccupavo un po', e un paio di volte la macchina mi è uscita dallo slot in modo non controllato, quindi avevo un po' la paura che questa da un momento all'altro potesse comunque uscirmi, però tutto sommato questo non è successo, quindi devo dire va bene, ed è una soluzione che potete bene o male adottare anche voi, perché in questo modo la macchina è decisamente molto stabile. Andiamo ad aprire la 350 Can-Am, dividiamo la carrozzeria dal telaio, così vi faccio vedere anche il lavoro che è stato fatto sulle due viti anteriori in modo tale da poterlo replicare anche voi sulle vostre standard slot, e poi ci occupiamo di quella che è la parte più tecnica meccanica della vettura. Prima di addentrarci nei particolari vi faccio vedere anche la carrozzeria nella parte sottostante dopo una gara lunga 2 giorni, o meglio ci sono state al sabato le prove, la gara di qualifiche, e poi la domenica la gara vera e propria, che è comunque durata un'ora. Come vedete le gomme hanno lasciato un po' del loro residuo all'interno della carrozzeria stessa, c'è il segno un po' di quello che è l'olio della lubrificazione, però per quanto riguarda il resto la carrozzeria è praticamente una carrozzeria completamente di serie. Io ho solo limato un po' la parte anteriore qui, dove vedete il bianco in mezzo al colore rosso. In questo modo ho dato un po' più di spazio al telaio di poter basculare sulla carrozzeria. Per il resto tutto è lasciato di serie. Qui vedete c'è la colonnetta che è marchiata di rosa, perché avevo marchiato di rosa anche la vite in modo tale da sapere quali delle due viti dovesse entrare in entrambe le colonnette, perché una cosa che dovreste imparare a fare è quella di posizionare le stesse viti sempre sulle stesse colonnette. In questo modo il filetto non si rovina e non avete il rischio di perdere la vite durante la gara. Dato che la carrozzeria è partita da un kit bianco, poi è stato riverniciato, dove sono stati inseriti tutti i particolari, vale la pena anche dare una pesata nel post gara. Quindi sappiamo che la carrozzeria è praticamente originale di serie, però è sporca con i detriti delle gomme. Togliamoci lo sfizio e vediamo un po' quanto pesa. Prendiamo la bilancia, posizioniamo il supporto, accendiamo la bilancia, aspettiamo che vada come al solito sullo 0, e poi andiamo a posizionare la nostra carrozzeria. 13,7 grammi, come sempre anche in questo caso facciamo la doppia pesata, 13,7 grammi, quindi diciamo che tutto sommato anche questa sporcizia non deve preoccuparvi più di tanto, perché bene o male non ha influito tantissimo su quello che è il peso generale della carrozzeria. Lasciamo da parte la carrozzeria e preoccupiamoci invece della parte meccanica. Andiamo un po' a vedere più nel dettaglio la preparazione. Passiamo subito a vedere le viti che permettevano di assemblare le due parti. Come vi ho detto, ci sono le due viti un po' più lunghe nelle due colonnette anteriori e poi una classica vite a stelo corto nella parte posteriore. Allora, partiamo dalla vite a stelo corto. Come vedete la vite è pressoché la vite originale, non è stata praticata alcuna lavorazione, mentre nelle due viti delle colonnette anteriori è stato ridotto il diametro della testa della vite stessa rispetto a quella originale. Adesso io vi vorrei avvicinare le due viti in modo tale da farvi vedere: questa è quella originale e questa è quella di diametro ridotto. Come potete vedere è decisamente inferiore. Già che ci siamo, possiamo anche munirci del nostro calibro e andare a misurare la sezione della vite. È esattamente pari a 3 mm. Questa è la vite tornita, mentre la vite originale è pari a 3,9 mm, quindi è stata tornita decisamente in modo abbondante. Ma in questo modo, ripetiamo ancora una volta, dà la possibilità di basculamento sicuramente più libero al telaio rispetto alla carrozzeria. Togliamo anche le viti dal tavolo e andiamo
nel clou della vettura, ovvero nella parte meccanica vera e propria. Analizziamo un po' tutto quello che è stato modificato su questa vettura. Partiamo dalla parte posteriore. Ci sono le sospensioni medie nella parte posteriore, mentre nei due agganci laterali ci sono le spugne. Nell'unico punto centrale anteriore invece è rimasta la vite originale. Tutto il banchino motore è praticamente semplicemente puntato sul telaio, quindi questa vite va abbattuta tra il telaio e il banchino motore stesso, ha come pezzettino di plastica che va ad agganciare banchino e telaio quello originale. La vite è praticamente puntata in modo tale da non permettere alcun tipo di basculamento. Mi raccomando, non tirate troppo la vite, ma quando sentite che è arrivata al suo fine corsa, quello è il punto preciso dove smettere di stringere. Per quanto riguarda invece le due parti laterali, sono stati utilizzati chiaramente gli attacchi per le sospensioni, quelli appositi, e è stata inserita, o meglio è stata utilizzata la sospensione in spugna. In questo caso anche le due sospensioni laterali sono praticamente puntate, quindi la spugna non è stata schiacciata all'interno della sospensione, ma è semplicemente posizionata in modo da non far basculare il banchino. Se volete un aiuto per fare questo tipo di regolazione, vedete la vite che va a fermare la sospensione nella parte laterale è praticamente a filo del suo supporto. Nella parte posteriore invece, sempre utilizzando il classico supporto delle sospensioni, sono state utilizzate due sospensioni medie. Qui è stata avvitata la vite affinché lasciasse solo nella parte di sospensione la parte praticamente di stelo libera dal filetto. In questo modo la vettura, o meglio il banchino motore, è molto ma molto più libero di muoversi e poi non va ad incontrare la filettatura e quindi non sentite quel fastidioso rumore quando andate a premere il banchino che va a grattare sulla vite stessa. Una volta montato il banchino sul telaio, fate praticamente attenzione che questo sia decisamente rigido, cioè non deve avere nessun tipo di basculamento, deve andarsi a muovere solo ed esclusivamente nel caso in cui voi andiate ad applicare una forza sul banchino stesso, ma diversamente se provate a muoverlo sia lateralmente sia avanti e indietro, questo deve essere praticamente fisso. Per quanto riguarda invece l'assale posteriore, questo va a scorrere in due boccole, quindi non abbiamo i cuscinetti a sfera ma abbiamo le boccole che però sono state incollate sul supporto motore. Andremo poi a vedere in un video specifico anche come si va ad incollare le boccole, o meglio qual è il miglior modo per andare a incollare le boccole e fare in modo che l'assale posteriore giri perfettamente pulito. Per quanto riguarda la corona è stata utilizzata quella arancione, quella con il minor numero di denti, quindi 30 denti, è stata posizionata lasciando 20 centesimi di gioco tra la corona e il banchino motore, o meglio tra la boccola che va a sorreggermi l'assale posteriore. Poi il cerchio posteriore va abbattuta in pratica sulla corona. Anche qui se volete poi giocare un po', spostarlo magari leggermente verso l'esterno in modo tale da allargare leggermente la carreggiata, lo potete fare. Fate sempre molta attenzione che la ruota posteriore non vada a raschiare la carrozzeria della vettura. A questo proposito vi faccio vedere anche una cosa, lascio un attimino il telaio qui sul tavolo, riprendo per un secondo la carrozzeria perché questa cosa è importante. La 350 Can-Am, quando andate a fissare la parte posteriore della vettura, cioè proprio il paraurti posteriore sul resto della carrozzeria, ha un punto di giunzione proprio qui e questo va eliminato e va praticamente fissato con un paio di gocce di colla di cianoacrilato e poi va limato in modo tale che non vada ad interferire con la gomma, perché durante il basculamento, o meglio l'ammortizzamento del banchino, quando questo va all'interno della carrozzeria c'è il rischio che la gomma vada a toccare questo pezzettino di plastica e quindi in qualche modo vada ad usurare, quindi a rovinare la gomma, ma chiaramente freni in modo irregolare la corsa della vettura. Tornando a noi, nella parte contrapposta alla corona, quindi l'altro cerchio, abbiamo inserito un distanziale da 1 millimetro più un altro distanziale da mezzo millimetro per
andare ad allargare, ad uniformare la carreggiata. Così abbiamo potuto lasciare un minimo basculamento, ci sono questi 20 centesimi o 2 decimi che dir si voglia. La corona ingrana perfettamente con il pignone sul motore, la vettura è anche decisamente libera di muoversi. E passiamo al motore. Chiaramente anche in questo caso il motore è stato fornito, è stato sorteggiato, per cui non ci addentriamo in quello che potrebbe essere la preparazione, perché tanto per tutti è la stessa. Questo motore è stato posizionato sul banchino e sono state inserite le classiche 2 viti per fissarlo. Mi raccomando di non fissare troppo le 2 viti, perché c'è il rischio, essendo comunque tutta plastica, che fissando magari una vite di più rispetto all'altra si vada a storgere il banchino motore, e quindi cosa succede? Andate a mettere fuori asse le 2 boccole e l'assale posteriore non è più libero di girare. Vi conviene, quando fate questa operazione, cioè quando andate a serrare il motore, di andare a togliere provvisoriamente l'assale posteriore, girare l'assale posteriore al contrario, quindi andrete a posizionarlo con la corona da questa parte, in modo tale che la corona non sia agganciata al pignone ma sia libera di girare, e provate a far scorrere l'assale. In questo modo saprete se avete fatto o meno un buon lavoro nel fissaggio con il motore. Se l'assale è libero di girare, si muove liberamente, vuol dire che tutto è fissato in modo corretto, diversamente dovrete agire un po' su una o sull'altra vite. Venendo poi dal motore verso la parte anteriore della vettura, soffermiamoci anche un attimino sui cavi. Vedete qui i cavi motore sono stati posizionati ottimamente, quindi sono stati tagliati di misura, sono stati fatti passare all'interno dei supporti e hanno una goccia di colla in modo da tenerli saldi nella loro posizione. In questo modo vanno ad essere infilati all'interno del pick-up e ci fanno da molla di ritorno per far tornare sempre nella posizione centrale il pick-up. Questo, come abbiamo già detto, è quello originale, quindi un pick-up da plastica. La vite è praticamente avvitata fino alla fine, c'è la piccola rondella di distanziale tra il foro del pick-up e la vite del pick-up stesso. In questo modo è tutto molto più agile nel girarsi. E poi, come vedete, prima del pick-up, o meglio tra il pick-up e la sala anteriore, io ho messo un peso. Questo peso è consigliato perché tende a uscire di muso, quindi a smusare. Con questo peso io in questo caso ho messo 1,4 grammi. Non ho mai avuto nessun problema di, in gergo si dice, spiccappare. Ho detto prima che a causa della carrozzeria ci sono state magari 2 uscite un po' anomale, però diciamo che per tutto il resto della gara non ho avuto assolutamente questo problema. L'assale anteriore è stato completamente sollevato, quindi ci sono i 2 grani messi nella posizione centrale che mi fanno da battuta verso l'alto per andare a fermare in pratica la corsa dell'assale e che non vada a toccare la carrozzeria. È leggermente libero di basculare, ma stiamo parlando di circa mezzo millimetro, quindi anche le viti che sono state inserite nella parte sottostante del telaio sono decisamente serrate ed è, come vedete, libero di girare. Per quanto riguarda il basculamento laterale, c'è anche qui, in questo caso possiamo dire, un 2 decimi di larghezza in più che mi permettono all'assale di muoversi, ma non di tanto. Diciamo che questo movimento laterale serve più che altro per lasciare libero di scorrere e di girare il nostro assale. Però, come vi dicevo e come si può notare anche dalle gomme, l'assale, o meglio le ruote anteriori, non toccano la pista. Infatti il copertone non ha praticamente nessun segno di usura, non ha praticamente segni, non ha nulla che ci faccia pensare che abbia raschiato sulla pista. Ci sono poi, come vedete, sparsi ogni tanto dei pallini gialli perché la vettura è stata chiaramente punzonata. Questi pallini gialli li troviamo chiaramente sul banchino, li troviamo qui nei cavi motore dove sono stati incollati. Ne ho visto ancora uno, se non vado errato, sì, è vero, sulla corona. Questi pallini sono stati appunto messi per evitare che i concorrenti in qualche modo potessero cambiare questi accessori, questi pezzi non in regime di parco chiuso, e magari mettere dei pezzi che avevano preparato a casa, quindi magari pezzi non verificati in modo corretto. Un'ultima chicca che vi voglio lasciare per quanto riguarda la preparazione di queste 350 Can-Am, ma
in generale vale trasversalmente su tutte le macchine, è un po' diciamo l'equilibratura di tutte le masse rotanti in movimento. In questo caso prendiamo come riferimento la nostra corona. Vedete che qui sono stati inseriti in questi punti, sia qui che qui, i due grani di ancoraggio della corona all'assale posteriore. Vedete, ce n'è uno qua in questa posizione e poi ne è stato messo anche un altro qua. Questo perché? Perché in questo modo la corona gira più libera, perché il peso stesso del grano, se messo solo da una parte, tendeva a passatemi il termine, ovalizzare il movimento rotatorio della corona stessa sull'assale. In questo caso invece, mettendo i due grani, e lo potete fare su tutte le masse in movimento, quindi sulla corona ma anche sui cerchi, andate ad uniformare un po' il movimento. Se non volete utilizzare questo tipo di sistema, per quanto riguarda ad esempio i due cerchi posteriori, potete mettere i grani contrapposti, per cui su un cerchio lo mettete rivolto verso l'alto, sull'altro cerchio lo mettete rivolto verso il basso, così avrete equilibrato un po' quello che è l'assale posteriore della vettura. Questa è la 350 Can-Am che ho utilizzato a Cerro Maggiore, quindi la preparazione di questa vettura. Come vedete, una vettura decisamente molto semplice da preparare, una vettura che è praticamente quasi standard rispetto alla vettura uscita da scatola. Qui troviamo un peso, troviamo due sospensioni in spugne laterali e il kit di sospensioni medie nella parte posteriore, e in più la corona da 30 denti, ma chiaramente la corona va sempre vista in funzione della pista sulla quale vi trovate. Non è detto che su una pista più lenta, magari dove avete la necessità di frenare prima e soprattutto di accelerare in modo più repentino, non vi vada meglio la corona da 31 o anche da 32 denti. Chiaramente, come su tutte le vetture, ma qui ormai dovreste averlo recepito, vanno controllati tutti i vari componenti, quindi andremo a controllare che il telaio sia perfettamente planare, che il banchino sia perfettamente planare, che il banchino con telaio si vadano a complementare in modo perfetto ed adeguato. Andremo a verificare gli assali che siano dritti, andremo a verificare che i cerchi girino dritti, insomma faremo tutte quelle operazioni per cui avremo la sicurezza di avere tutta la componentistica di primo ordine, e poi andremo ad assemblare il tutto in base a questo schema. Come avete visto, una preparazione decisamente semplice, alla portata di tutti, non dovete acquistare troppi pezzi di ricambio o comunque andare a preparare cose particolari a livello meccanico per rendere questa 350 Can-Am Thunder Slot davvero molto competitiva. Questa è sicuramente una vettura indicata a chi inizia ad approcciarsi al mondo delle Thunder Slot, perché è una vettura che può piacere un po' a tutti, piace ai neofiti ma piace anche ai piloti esperti, e lo si è capito in questa gara di Cerro Maggiore. Siamo ormai arrivati alle soglie del 2026, quindi i campionati stanno per iniziare. A breve speriamo esca anche il calendario Thunder Slot per il nuovo anno, in modo da sapere dove saranno le gare, come saranno suddivisi i vari gironi. Però nel frattempo, se avete la 350 e volete prepararla per essere competitivi, qui vi ho fatto il tutorial della vettura che abbiamo utilizzato ai campionati italiani, e quindi direi che sia davvero un buon punto di partenza. Come sempre vi chiedo un like se avete trovato interessante il contenuto di questo video. Se volete farmi qualche domanda nello specifico, i commenti sono a vostra disposizione, e io come sempre vi do appuntamento qui sempre su Slot Car Tech per il prossimo video.